Ciao a tutti, sono Ettore Quaglia e questo video serve da introduzione a un metodo che ho realizzato e che si intitola Chitarra jazz e improvvisazione melodica. A partire dagli anni 60 è stata pubblicata una grandissima quantità di testi dedicata all'improvvisazione nel jazz, che come sappiamo è un argomento tutt'altro che semplice. Da parte mia ho contribuito a sostenere economicamente il settore perché dagli anni 80 fino ad oggi ho acquistato varie decine di metodi, trascrizioni e video didattici. E questi che vedete scorrere sono solo una parte di tutti i libri che ho raccolto negli anni. Recentemente ho ripreso in mano alcuni dei metodi che avevo lasciato nella libreria da tanti anni e ho anche seguito diverse lezioni su YouTube. Come era prevedibile, ho avuto conferma che il materiale didattico attualmente disponibile è tantissimo, ma ho trovato anche alcune limitazioni, e cioè i metodi in lingua italiana non sono poi tanti e quasi sempre si tratta di testi dedicati alla tecnica di base, e cioè esercizi ed esempi sicuramente utili, ma poco efficaci se inseriti in una vera e propria improvvisazione. Ovviamente esistono anche metodi più complessi scritti per chitarristi con una certa esperienza, ma in questo caso manca spesso la diteggiatura della mano sinistra oppure un supporto audio e video. Quindi ho pensato che produrre l'ennesimo metodo per chitarra jazz forse non era poi una cattiva idea, a patto di scriverlo in italiano e presentare esempi efficaci e utilizzabili in pratica anche in una vera improvvisazione. Nel lavoro che volevo realizzare ci tenevo anche ad approfondire due argomenti che secondo me sono di grande importanza: la suddivisione ritmica e l'utilizzo di tensione e risoluzione. Ascoltando gli innumerevoli esempi di improvvisazione, a partire dal jazz delle origini e fino ai giorni nostri, appare evidente che le suddivisioni ritmiche impiegate da tutti i musicisti sono nella stragrande maggioranza dei casi riconducibili a tre elementi di base: ottavi, sedicesimi e terzine. Quindi, per chi si avvicina alla chitarra jazz, è molto importante abituarsi a eseguire qualsiasi materiale melodico con queste tre suddivisioni ritmiche. Dopo poco tempo risulterà evidente che durante l'improvvisazione la scelta di una data scala o di un particolare arpeggio è quasi meno importante della suddivisione ritmica che verrà usata per eseguire un'idea melodica. In sostanza, prima di decidere quali note suonare, è meglio chiedersi con quale ritmo suonarle. Tutto questo per dire che i 32 esempi e i 4 studi che si trovano nel mio metodo sono essenzialmente esercizi ritmici di difficoltà crescente. Si inizia infatti con gli ottavi nel primo e nel secondo capitolo, per poi passare alle terzine nel terzo e concludere con i sedicesimi nel quarto capitolo. L'altro argomento che volevo affrontare è il concetto di tensione e risoluzione, che nonostante sia molto importante, viene spesso trattato in maniera superficiale. Nel mio metodo, per realizzare tensione e risoluzione, spiego come usare arpeggi estranei al centro tonale, in corrispondenza degli accordi di dominante. Questo sistema, secondo me, è più semplice rispetto all'impiego dei modi derivati dalle scale minori armoniche, melodiche ed esatonali, che comunque prima o poi vanno studiati. Ci tengo a dire che questo modo di ottenere tensione e risoluzione viene utilizzato da tantissimi grandi chitarristi jazz,
come ad esempio Wes Montgomery e George Benson. Ma a livello didattico, l'unico metodo che lo spiega in dettaglio è Inner Jazz, scritto dal chitarrista americano Les Wise nel 1980. In definitiva, il metodo che ho scritto e i relativi video riguardano un aspetto poco conosciuto, perlomeno nella didattica tradizionale. Una sorta di terra di nessuno che si trova a metà strada tra i soliti studi sulle scale maggiori, minori, modali, eccetera, e quella che è l'improvvisazione vera e propria. Ovviamente qualsiasi idea melodica scritta sul pentagramma non può avere la spontaneità e l'energia di un'improvvisazione estemporanea. Comunque ho cercato di realizzare qualcosa di meno noioso rispetto ai tradizionali esercizi tecnici. Il risultato del mio lavoro è un testo piuttosto breve, per precisione si tratta di 48 pagine, che è acquistabile sul mio sito in formato PDF. Il metodo inizia con una breve introduzione, seguita dalla spiegazione teorica del concetto di tensione e risoluzione. Poi, come ho già detto, troviamo 4 capitoli, ognuno dei quali contiene 8 esempi e il relativo studio melodico. Nel primo capitolo abbiamo gli 8 esempi del gruppo A e il primo studio, che è un breve assolo basato sulla progressione armonica di Autumn Leaves e composto da linee melodiche simili a quelle degli esempi precedenti. Il secondo capitolo contiene gli 8 esempi del gruppo B e il secondo studio, che è basato su un altro brano molto noto, vale a dire All the Things You Are. Il terzo capitolo riguarda gli esempi del gruppo C. Si tratta di 8 linee melodiche che utilizzano spesso le terzine di ottavi e che quindi sono piuttosto utili a livello tecnico. Il terzo studio si basa su un altro standard che non può mancare nel repertorio di ogni chitarrista jazz, e cioè Grindolphin Street. Come negli esempi, anche in questo studio vengono usate molte volte le terzine e inoltre ho pensato di inserire una pagina con le diteggiature degli accordi che possono essere usati per l'accompagnamento. Il quarto e ultimo capitolo contiene gli 8 esempi del gruppo D e il quarto studio. Nelle frasi a note singole di questo gruppo viene utilizzata la divisione ritmica in sedicesimi, che produce una crescente tensione fino alla risoluzione sull'accordo di tonica. Il quarto studio utilizza la progressione armonica di un altro brano molto noto, e cioè How Insensitive. Anche stavolta ho inserito una pagina con gli accordi da utilizzare per l'accompagnamento. Devo dire che gli esempi del gruppo D e il quarto studio a livello tecnico non sono semplici, ma considerato che si ha a disposizione la tablatura e la diteggiatura completa, è possibile suonarli senza essere dei virtuosi dello strumento. In altre parole, se riesco a suonarli io, ci può riuscire chiunque. Tutti i 32 esempi e i 4 studi sono visibili sul mio canale YouTube, al quale potete iscrivervi e lasciare i vostri commenti e suggerimenti. Finalmente concludo. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e soprattutto mi auguro che il metodo e i video che ho realizzato possano essere in qualche modo utili a chi si avvicina alla chitarra jazz e all'improvvisazione in generale. Ciao e grazie a tutti!